Li abbiamo sempre chiamati archi di trionfo. Lo stesso Napoleone ne volle uno enorme a Parigi per celebrare le sue vittorie. Ma ora pare che non furono costruiti per ricordare vittorie e vincitori. Innanzitutto non li troviamo solo in quei territori dove hanno operato i Romani, ma anche in India, Asia, Russia, eccetera. Nell'antica Roma c'erano 10 archi, come quello a una campata di Tito nei Fori, risalente all'anno 81, o quello di Settimio Severo, 3 campate del 202, poi quello di Costantino del 312, eccetera. Abbiamo un arco traiano a Benevento del 114 e uno ad Ancona, ma molti sono più antichi dell'arrivo dei Romani, come in Egitto, e sono diventati di trionfo in seguito. A Palmira abbiamo un arco monumentale di Settimio Severo, a quanto pare per celebrare la vittoria sui Parti. Non li troviamo in Grecia però. I greci non usavano archi a volte, usavano architravi disposti a tetto per i frontoni dei templi e pesanti lastroni di pietra o blocchi di marmo sorretti da colonne, le quali dovevano essere molte per sostenere il carico. Nei templi abbiamo quindi strutture piatte. Si dice dunque che gli archi servissero a celebrare vittorie, però li abbiamo anche in posti dove forse non si è mai combattuto, o dove mai nessun esercito è tornato vittorioso da una campagna militare. Si è detto che fossero porte d'ingresso alle città, con le aperture laterali più basse per gli uomini comuni e quelle centrali per gli imperatori. Ma non tutti gli archi facevano parte di mura e non tutti sono a 3 campate. Inoltre sono istoriati anche di lato, dove avrebbero dovuto esserci mura di pietra attaccati, quindi sarebbe stato inutile rappresentare lì delle scene. E a proposito di quelle scene, bassorilievi o altorilievi, non sarebbe bastato un semplice scappello per farle. Se poi gli archi fossero stati sulla strada principale di accesso alla città, come mai li troviamo anche al centro della città o nel foro? Qualcuno ha suggerito che fossero dei monumenti dedicati a Giano o Terminus e che erano a guardia dei confini del territorio, ma non è certo. Sugli archi di solito c'è un attico con sopra un carro imponente su cui si erge una dea che in qualche modo viene associata alla vittoria, all'apoteosi, al paradiso. Quindi si sostiene che servissero come momento di purificazione dopo la battaglia. L'esercito non poteva ritornare in città senza lavarsi del sangue versato. Fuori c'era il campo dei morti, dall'altra parte la vita normale. O ancora, in senso spirituale, un arco era un passaggio che portava lo spirito ad un livello superiore. Altre interpretazioni sono omaggio alla dea Iris, arcobaleno celeste o al sorgere del sole. Infine, portali energetici o veri e propri portali per altri luoghi, che non sappiamo più come usare. In conclusione, anche se si continuerà a chiamarli archi di trionfo, non si conosce lo scopo reale di queste costruzioni.